Wow, è enorme! Io l'ho sempre visto in video o in fotografia, ma dal vivo sono senza parole. È stupendo, vero? È il monumento più famoso di Roma. Lo hanno costruito 2000 anni fa. E perché lo hanno costruito? Per fare degli spettacoli. È un anfiteatro. Adesso ci sono solo rovine. Ma immagina, il pubblico grida, i gladiatori combattono, tigri, leoni, pantere che attaccano. E poi ci sono le gare delle bighe con i cavalli. Se la tua biga vince, prendi tanti soldi. E non è tutto. Immagina, l'arena si riempie d'acqua. Le barche entrano. L'esercito combatte in acqua e sopra le barche. È uno spettacolo emozionante. Un'enorme piscina. Incredibile! Guarda, c'è un gladiatore. No, quello è un centurione, il soldato romano. Posso fare una foto con lui? La puoi fare, ma devi pagare. Allora la faccio con Leo. Lui è gratis. Perché siamo qui? Siamo qui per mettere la mano, lì dentro. E perché devo mettere la mano lì dentro? Perché se dici una bugia, la bocca ti mangia la mano. Non è divertente. Io non la metto. Prova tu. Ok, la metto io. Sara mette la mano. Sarah puts her hand. Sara la mette. Sarah puts eat. Bob guarda il monumento. Bob sees the monument. Bob lo guarda. Bob sees it. Vedi, è solo una leggenda. Adesso prova tu. Sì, dico una bugia e metto la mano. A me non piace la pizza. Aiuto! Mi ha mangiato la mano! Che ridere! Sei proprio un fifone. Non è divertente. Ho avuto tanta paura. Sei proprio un fifone. Significa: hai davvero paura di tutto. Non hai coraggio. Sei proprio un fifone means you're really scared of everything. You're not brave. Che caldo! Ho tantissima sete. Posso bere quest'acqua? Certo, l'acqua dei nasoni è potabile. Nasoni? Non si dice fontanella? Sì, ma le fontanelle di Roma sono speciali e si chiamano nasoni. Sono più di 2500 in tutta la città. Ho capito. Ma perché si chiama nasone? Guarda il rubinetto. Sembra un grande naso. Il rubinetto. Il naso. Il nasone. È vero. Sembra proprio un naso. E l'acqua sembra fresca.
Io la bevo. Oh no, sono tutto bagnato. Metti la mano sotto. Così l'acqua esce da sopra e puoi bere. Veramente? Provo. Istruzioni per bere dal nasone. Metti la mano. Chiudi il buco. Puoi bere da sopra. Funziona. È geniale. Sei un vero romano. Grazie, sei molto carina. Anche tu sei carino. Ciao! Oh, è già l'1:15. Io ho fame. C'è una buona trattoria qui vicino. Ti va di andare a mangiare? E me lo chiedi? Certo che mi va. Buongiorno, tavolo per due? Sì, grazie. Dentro o fuori? Mangiamo fuori. Abbiamo un cane. Sedetevi pure dove volete. Pure. Con pure dici la stessa cosa, ma con gentilezza. You say the same thing, but in a kind way. Ad esempio, sedetevi pure dove volete. Sedetevi. È forte, diretto. Invece, sedetevi pure. È gentile, rilassato. Sedetevi. Sit down is strong and direct. Sedetevi pure. Instead means feel free to sit down. It's more friendly and relaxed. Io vorrei provare una pasta tipica. Ti piace la carbonara? Carbonara? Quella con la panna? Panna? La carbonara non ha la panna. Nella vera carbonara ci sono uova, guanciale, pecorino romano e pepe nero. Avete scelto? Sì, per me la carbonara, senza panna. Ovvio, mai con la panna. E da bere? Con la carbonara consiglio un buon vino bianco frizzante. Ottimo. 1 litro di vino bianco sfuso e una bottiglia d'acqua naturale, per favore. E per lei? Io prendo i carciofi. Alla romana o alla giudia? Che differenza c'è? Carciofi alla giudia. Si prende il carciofo, si apre a fiore e si frigge 2 volte. Judea-style artichokes. You take the artichoke. You open it like a flower. And you fry it twice. Alla romana, invece. Si prende il carciofo, si apre leggermente e si mette un ripieno di prezzemolo, aglio e mentuccia, la menta romana. Poi si cuoce in padella. Roman style instead. You take the artichoke. You open it slightly. And you add a filling of parsley, garlic, and mentuccia, a Roman mint. Then, you cook it in a pan. La carbonara era fantastica. Mi racconti la sua storia? Certo,
Ci sono tante storie sull'origine della carbonara. La mia preferita è quella dei soldati americani. Siamo nel 1944, in Italia. Un giovane soldato americano deve preparare il pranzo per i suoi compagni. Mi manca tanto casa mia. Che cosa cucino oggi? Mette la pasta nell'acqua calda, cuoce il bacon in padella, poi mette il formaggio e le uova in polvere insieme alla pasta. Beh, il profumo è buono. Anche il piatto sembra buono. Gli altri soldati assaggiano la pasta, è buonissima. E vai! Ho creato una pasta all'americana! Wow, è una storia vera? Forse sì, forse no. Sappiamo però che la prima ricetta scritta è di un ristorante italiano a Chicago. Oggi la carbonara è un piatto tipico italiano, con il guanciale al posto del bacon. Non importa se è italiana o americana. Io la adoro. Hai proprio ragione. Che fame! Cosa facciamo per cena? Facciamo la carbonara. Sono d'accordo! Hai visto che bella Roma? Bellissima e affascinante. I romani, i gladiatori. Come si chiama quell'anfiteatro famoso? Non lo sai? Tom, stai scherzando, vero? E voi, amici, lo sapete, vero? Dai, è il simbolo di Roma. Scrivetelo nei commenti e raccontateci cosa sapete di Roma. Siamo curiosi. Per oggi è tutto. That's all for today. Se ti è piaciuto il video, if you enjoyed the video, metti per favore un like. Please give it a like. Lascia un commento, leave a comment. E iscriviti al canale. And don't forget to subscribe. Ci vediamo alla prossima avventura. See you in the next adventure.